Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati anche oggi nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi farò la recensione e l'unboxing della molatrice da banco doppia. Questa funziona sia umido che a secco. Modello PNTS 250B1. Questa viene venduta alla Lidl a prezzo di 39,90 €. Vediamo bene nei dettagli cos'è e come si usa. La confezione di questa molatrice da banco è una semplice scatola di cartone sulla quale è stampata un'etichetta. Questa etichetta ci riporta che ha 250 watt di potenza. La mola grande, quella che lavora ad umido, comunque ha una grana K80, le dimensioni sono 200 x 20 x 40 mm ed ha un numero di giri di 128 al minuto. La piccola invece K36 ha un diametro di 150 x 12,5 per 20 mm di larghezza. La rotazione della piccola è di 2950 giri al minuto, mentre la grande 128. Va bene, apriamo la confezione, incido il nastro. All'interno c'è il manuale di istruzioni, le protezioni in plastica per evitare che ci arrivino delle scintille, comunque dei detriti di lavoro, ferramenta. La molatrice da banco che è ben incastrata nel polistirolo. Allora, il cavo di alimentazione è lungo circa un paio di metri, non è scritto sulla confezione, però è circa 2 metri. Regolo l'esposizione, quindi vediamola nei dettagli. Questa molatrice da banco ha una base con dei fori, ovviamente fori passanti in cui ci sono delle gommine che possiamo utilizzare, quindi questa mola sia poggiata, però con le vibrazioni sicuramente si muoverà, tra l'altro si sbilancia leggermente verso la parte dove c'è la mola più grande, quindi se poi giungiamo l'acqua ed aggiungiamo la nostra pressione mentre lavoriamo, sicuro si muove, andrà fissata senza dubbio. Per poterla fissare dobbiamo utilizzare questi fori per farci passare le viti che utilizzeremo per bloccarla sul nostro piano di lavoro. Quindi procedo subito a fissarla e poi continuo. Ok, l'ho fissata quindi al piano di lavoro, posso procedere con l'assemblaggio. Questo invece è il tappo che va messo sulla parte bassa della vasca per consentirci di svuotarlo senza capovolgerla. Va bene, quindi collego l'alimentazione elettrica e vediamo come si comporta. C'è questo interruttore on e off con la protezione in gomma trasparente. Lo avvio. E non va. Allora ragazzi, ho fatto un paio di prove. Questa mola purtroppo, non so per quale motivo, all'avvio non è partita subito. Dopodiché l'ho spinta io e l'ho fatta partire dando io l'inerzia di rotazione. Proviamo di nuovo ad avviarla. Non riesce a partire, ha bisogno di un aiuto esterno. Va bene, al momento infatti si è bloccata pure di botto. Al momento io procederò con la recensione di questa di qua, vedremo il funzionamento generale, dopodiché farò un reso per vedere se la successiva funzionerà. Va bene, non scoraggiamoci, procediamo lo stesso con questa prova. Ragazzi, ho rimosso nel tentativo anche la protezione laterale, ma sembra non andare bene. Ha quest'altro movimento quando vado verso dietro, questa parte si muove così, non so se è previsto, se è corretto, se è qualche ingranaggio che dà comunque questa spinta, ma non va. Va bene, quindi io interrompo questa recensione, vado a restituire questo articolo e me ne faccio dare un altro sperando che l'altro sia diciamo migliore di questo. Va bene, tra l'altro si è già surriscaldata tantissimo.
Vado e torno. Ok, abbiamo quella nuova, speriamo che vada meglio. Ok, questa funziona, possiamo procedere. Ricominciamo su per giù da dove avevamo finito. Premo il pulsante protetto dalla sua plastica trasparente, l'avvio e provo a levigare questo cacciavite, che ormai di cacciavite non ha più nulla, quindi gli do una forma diversa. Beh, gli ho dato questa forma da cacciavite con la punta piatta, almeno ci ho provato. Proviamo ora a rimuovere l'angolo da questa squadra in metallo. Non dà alcun segno di cedimento. Da questa parte funziona bene, però questa è quella a cui siamo abituati praticamente, è una mola normale, anche se devo apprezzare la potenza, perché non ha dato veramente cenni di cedimento, cioè non c'è alcuna oscillazione degna di nota, c'è ovviamente l'etichetta che è posizionata, è poggiata, quindi dà questa sensazione di, diciamo, di fuoriasse, però ruota perfettamente, anche mentre rallenta si vede che gira perfettamente. Va bene, adesso voglio provare la parte che invece per me è una novità, questa parte di qua che serve ad affilare. Vediamo la sua rotazione, come vedete in questa è bloccata, mentre quella di prima ruotava libera, quindi quella aveva un difetto già, qualcosa sugli ingranaggi, chissà. Questa, pur avendola utilizzata, è fredda, mentre quella di poco fa era bollente. Fate la prova subito quando arrivate a casa, anche se non vi serve, a metterla appunto alla prova. Ho messo il tappo nella vaschetta, proviamo a giocare un pochettino a levigare il metallo. Beh ragazzi, avendo questa affilatrice, direi che occasione migliore per costruire un coltello non c'è, quindi inizio subito. Ok, diciamo che in un modo o in un altro sono riuscito a dare questa forma di questo coltello che voglio realizzare ora. Va bene, inizio. Ragazzi, dopo non poche peripezie sono riuscito ad ottenere questa imitazione di una forma di un coltello che adesso proverò ad affilare per bene. Metto quindi l'acqua, ho già messo il tappo ovviamente. Ok ragazzi, questa mola sembra quindi funzionare. Io ho realizzato questo coltellaccio, questa cosa brutta che ovviamente non mi va di perdere molto tempo, poi levigherò, smusserò, arrotonderò l'impugnatura che per adesso fa ridere e vi assicuro che fa male, ragazzi, mi sono anche ferito perché mi è scivolato, l'ho preso al volo e ho commesso questo errore, ma questo non mentre stavo lavorando, adesso mentre sistemavo il treppiedi con il coltello in mano mi sono tagliato. È un coltello che è molto affilato, l'ho appena realizzato ed è, come potete vedere,
riesce a tagliare bene anche la mia mano. Per fortuna non mi sono fatto male, è superficiale perché l'ho preso al volo e basta. Questa serve da lezione a me, che comunque le lame si maneggiano sempre facendo attenzione. Io invece ho avvicinato il treppiedi con questa in mano e mi sono ferito. Comunque, torniamo alla recensione. Per me va bene, la prima non funzionava, questa invece è andata bene sin da subito. Per il resto, cosa dire, è una semplice mola. Se non avesse la doppia funzione della parte che lavora con l'acqua, sarebbe una mola a tutti gli effetti. Il funzionamento è semplicissimo, questa ruota più veloce, questa ruota più lentamente e riusciamo a dare la forma e la filatura a quello che ci serve. Detto questo ragazzi, vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace al video se il video vi è piaciuto, a cliccare sulla campanella in modo da attivare le notifiche e ci vediamo per le prossime recensioni. Ciao da Riccardo e alla prossima!